Ti è mai capitato di trovarti in una conversazione dove, improvvisamente, le tue parole vengono completamente stravolte? Quel momento in cui realizzi che ciò che hai detto con sincerità è stato trasformato in qualcosa che non riconosci più? È come guardare un tuo ritratto dipinto da qualcuno che ti odia. La manipolazione delle parole è una delle forme più subdole di violenza emotiva. Ti lascia senza fiato, confuso, in dubbio sulla tua stessa sanità mentale. Ti chiedi: ho davvero detto questo? Sono io il problema? Oggi esploreremo insieme come affrontare chi distorce le tue parole, come rimanere ancorati alla tua verità e come proteggere la tua energia emotiva in queste situazioni. Non si tratta di vincere ogni discussione, ma di preservare la tua integrità e libertà interiore quando qualcuno cerca di riscrivere la tua narrazione. Riconoscere il veleno nascosto nelle conversazioni. Le parole dell'uomo saggio pesano più del suo silenzio. Zenone di Cizio. Immagina questa scena: sei a cena con amici e condividi un'opinione su un argomento delicato. Esprimi il tuo punto di vista con equilibrio, considerando diverse prospettive. Poi uno degli amici inizia a riferirsi a te come quello che pensa che, seguito da una versione distorta e estrema di ciò che hai detto. Questo è il primo livello della manipolazione verbale, il travisamento intenzionale. Chi lo pratica cerca di spingerti in una posizione difensiva, costringendoti a giustificarti per qualcosa che non hai mai realmente affermato. Ho osservato questo schema innumerevoli volte nei dibattiti sui social media. Qualcuno scrive un commento equilibrato e immediatamente viene etichettato come sostenitore di posizioni estreme che non ha mai espresso. È una strategia deliberata per farti perdere equilibrio. La reazione istintiva è correggere, spiegare, giustificarsi. Non è questo che intendevo, ma più ti spieghi, più sembri colpevole agli occhi degli altri. È come cadere nelle sabbie mobili. Più ti agiti, più affondi. L'ho imparato a mie spese quando, durante una discussione familiare, ho espresso preoccupazione per la situazione finanziaria di mio fratello. Il mio commento, nato dalla preoccupazione, è stato trasformato in «Non credi che tuo fratello possa farcela da solo?» Da quel momento ogni mia parola veniva filtrata attraverso questa lente distorta. La chiave per uscire da questa trappola non è difendersi, ma riconoscere il meccanismo. Quando qualcuno distorce le tue parole, non sta cercando chiarezza o comprensione, sta cercando controllo, sta cercando di destabilizzarti emotivamente, di farti apparire irragionevole o incoerente. Il primo passo è riconoscere questa dinamica. Non stai immaginando cose, non sei tu a comunicare male, stai assistendo a una manipolazione deliberata che ha lo scopo di minare la tua credibilità. Usare la precisione come scudo protettivo. Non sono le cose che turbano gli uomini, ma le opinioni che essi hanno delle cose. Epitteto. Durante un corso di formazione aziendale che ho tenuto lo scorso anno, un partecipante continuava a distorcere le mie spiegazioni. Ogni volta che parlavo di miglioramento dei processi, lui lo traduceva pubblicamente come taglio del personale. La tensione nella stanza cresceva ad ogni sua interpretazione manipolatoria. Invece di difendermi o irritarmi, ho cambiato completamente approccio. Ho iniziato a usare esempi concreti, numeri specifici, riferimenti a eventi misurabili. Quando parlo di miglioramento dei processi, intendo specificamente ridurre il tempo di attesa dei clienti da 45 a 15 minuti, mantenendo lo stesso organico. La concretezza indebolisce chi distorce le parole. Loro prosperano nell'ambiguità, nelle generalizzazioni, nelle interpretazioni emotive. Quando rispondi con dettagli specifici, date, numeri, esempi concreti, riduci drasticamente lo spazio di manipolazione. Pensa alla differenza tra dire «mi hai ferito con le tue azioni» e dire «quando hai cancellato il nostro appuntamento di venerdì con soli 10 minuti di preavviso, dopo che avevo già percorso 30 chilometri per incontrarti, mi sono sentito completamente irrilevante per te». La prima affermazione può essere distorta facilmente. «Sei sempre così sensibile», «non era mia intenzione», «stai esagerando». La seconda lascia poco spazio all'interpretazione manipolatoria.
Ricordo quando mia sorella era in una relazione tossica. Il suo partner distorceva costantemente le sue preoccupazioni, definendole drammi inutili o isteria femminile. Quando ha iniziato a documentare specifici episodi, orari, parole esatte pronunciate, la dinamica è cambiata completamente. Non era più la sua parola contro quella di lui. Era una documentazione oggettiva contro negazioni vaghe. L'eloquenza della concretezza non sta nell'abilità retorica, ma nella precisione dei fatti. Non devi essere un oratore nato, devi solo agganciarti alla realtà misurabile, osservabile, verificabile. Questa è una forma di potere che nessun manipolatore può facilmente contrastare. L'equilibrio tra fermezza e rispetto. La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. Marco Aurelio. Andrea, un mio collega, era noto per la sua capacità di mantenere la calma in situazioni di conflitto. Durante una riunione particolarmente tesa, un cliente ha completamente distorto la sua presentazione, accusandolo di aver promesso risultati irrealistici. Invece di reagire con irritazione o difesa aggressiva, Andrea ha fatto qualcosa di sorprendente. Ha fatto una pausa, ha bevuto un sorso d'acqua, ha guardato il cliente negli occhi e ha detto: «Apprezzo la tua preoccupazione. Permettimi di chiarire esattamente cosa ho detto e cosa possiamo realisticamente ottenere». Quella pausa di 3 secondi ha completamente cambiato la dinamica della conversazione. Ha interrotto il ciclo di azione e reazione emotiva che il manipolatore si aspettava. La risposta non reattiva è un'arte che si sviluppa con la pratica. Non significa reprimere le emozioni o permettere abusi. Significa creare uno spazio tra lo stimolo, la distorsione delle tue parole e la tua risposta. In quello spazio risiede il tuo potere. Quando qualcuno distorce le tue parole, si aspetta una di queste reazioni: difesa emotiva e esagerata, che conferma la loro narrazione che sei troppo emotivo. Ritiro silenzioso, che interpretano come ammissione di colpa. Contrattacco aggressivo, che usano per dipingerti come la persona problematica. La risposta non reattiva rompe questo schema prevedibile. È come se stessero giocando a scacchi e tu improvvisamente introducessi una mossa che non esiste nel loro manuale. Ho sperimentato personalmente la potenza di questo approccio quando un familiare continuava a distorcere le mie parole durante discussioni sull'educazione di mio figlio. Invece di reagire con frustrazione come facevo di solito, ho iniziato a rispondere con calma. Capisco che questa è la tua interpretazione. Permettimi di chiarire ciò che intendevo effettivamente. La chiave è mantenere un tono neutro, senza tracce di condiscendenza o irritazione. Non stai cercando di vincere la discussione, stai semplicemente rifiutando di partecipare alla dinamica manipolativa. Neutralizzare i trucchi mentali senza abbassarsi. Se un uomo ti insulta e tu ti offendi, è come se raccogliessi l'insulto da terra dopo che lui l'ha gettato ai tuoi piedi. Seneca. Durante un dibattito televisivo che ho seguito recentemente, un politico ha utilizzato una tattica classica: distorcere completamente le parole dell'avversario e poi attaccare questa versione distorta. L'avversario, invece di cadere nella trappola, ha risposto brillantemente: quello che hai appena descritto non rappresenta la mia posizione. Mi permetto di chiarire direttamente al pubblico ciò che sostengo. Con questa semplice mossa ha smascherato il gioco manipolativo senza entrarci. Ha riconosciuto implicitamente la distorsione senza trasformarla in un'accusa personale. Quando qualcuno distorce le tue parole, sta creando un uomo di paglia, una versione debole e caricaturale della tua posizione che è facile da attaccare. L'errore è difendere quest'uomo di paglia come se fosse realmente la tua posizione. La mossa vincente è ricostruire la tua vera posizione, ignorando completamente la caricatura. Maria, una mia amica insegnante, ha affrontato una situazione difficile quando un genitore ha distorto le sue parole durante una riunione scolastica. Invece di difendersi, ha risposto: «Vorrei assicurarmi che tutti abbiano chiaro ciò che è stato effettivamente discusso nell'incontro precedente. Ho qui gli appunti con i punti concordati». Non ha accusato il genitore di distorsione intenzionale. Non ha reagito emotivamente. Ha semplicemente reindirizzato la conversazione verso fatti verificabili.
Questo approccio è particolarmente efficace in contesti pubblici o professionali, dove smascherare il gioco mentre mantieni la tua dignità può effettivamente rafforzare la tua credibilità agli occhi degli altri. La chiave è riconoscere che il manipolatore vuole trascinarti in una battaglia emotiva dove la verità diventa irrilevante. Rifiutando questo terreno di scontro e rimanendo ancorato alla chiarezza dei fatti, neutralizzi la sua strategia. Quando tacere diventa la tua arma migliore. A volte il modo più saggio di usare le parole è astenersi dall'usarle. Diogene di Sinope. Ho assistito a una conferenza dove un relatore è stato interrotto da un partecipante che ha completamente distorto le sue parole, attribuendogli opinioni estreme che non aveva mai espresso. Invece di lanciarsi in una difesa appassionata, il relatore ha fatto qualcosa di inaspettato. È rimasto in silenzio per circa 10 secondi, guardando tranquillamente il suo interlocutore. Quel silenzio ha creato un vuoto che il manipolatore non sapeva come riempire. L'intera sala ha percepito chi stava realmente creando tensione. Poi, con calma, il relatore ha detto: «Interessante interpretazione. Continuiamo con il contenuto effettivo della presentazione. Il silenzio strategico è una delle risposte più potenti e meno utilizzate contro chi distorce le parole. Non è un silenzio imbarazzato o intimidito, ma un silenzio intenzionale che comunica. Quello che hai appena detto è così lontano dalla realtà che non merita nemmeno una risposta». Giulia ha utilizzato questa tecnica con grande efficacia durante le riunioni del consiglio di amministrazione. Quando un collega particolarmente manipolativo distorceva le sue parole, lei semplicemente lo guardava in silenzio per alcuni secondi, poi si rivolgeva al gruppo dicendo, tornando al punto che stavo effettivamente discutendo. Il silenzio strategico funziona perché interrompe il ciclo di provocazione e reazione che il manipolatore si aspetta. Crea uno spazio che spesso il manipolatore riempie con ulteriori parole, esponendo la sua agenda. Comunica agli altri nella stanza che non sei emotivamente destabilizzato. Conserva la tua energia per ciò che conta veramente. Ho personalmente utilizzato questa tecnica con mio zio, noto per distorcere le parole di tutti durante le riunioni familiari. Il suo obiettivo era sempre creare conflitto. Quando ho iniziato a rispondere con un silenzio calmo, seguito da un cambio di argomento, il suo comportamento ha perso efficacia. Non ottenendo la reazione emotiva che cercava, ha gradualmente ridotto questi comportamenti. Ricorda, il silenzio è una scelta attiva, non passiva. È una risposta, non un'assenza di risposta. È comunicare che certe manipolazioni sono semplicemente al di sotto della tua dignità. Chiudere conversazioni che ti prosciugano. La vera libertà è poter dire no senza sensi di colpa. Epitteto. Lorenzo era intrappolato in un ciclo infinito di discussioni con un collega che sistematicamente distorceva le sue parole. Ogni tentativo di chiarire portava a ulteriori distorsioni. Un giorno, dopo l'ennesima conversazione frustrante, ha preso una decisione. Non devo più partecipare a queste discussioni. Ha iniziato a limitare le interazioni con questo collega allo stretto necessario professionale. Quando percepiva l'inizio della solita dinamica, semplicemente diceva «Devo andare ora», oppure «Preferirei non continuare questa conversazione». La libertà di abbandonare conversazioni tossiche è un diritto che molti di noi dimenticano di avere. Siamo condizionati a credere che dobbiamo sempre spiegarci, difenderci, chiarire malintesi, ma con persone che distorcono sistematicamente le nostre parole, questa è una trappola senza fine. Ho vissuto personalmente questa liberazione quando ho smesso di cercare di convincere mia cognata, che aveva l'abitudine di riformulare ogni mia affermazione nella peggiore interpretazione possibile. Per anni ho cercato di chiarire, spiegare, giustificare. Poi ho realizzato che potevo semplicemente dire «Non credo che questa conversazione stia andando da qualche parte» e allontanarmi. La prima volta è stato difficile. Mi sentivo in colpa, come se stessi scappando, ma con il tempo ho compreso che non stavo evitando un confronto sano, stavo rifiutando di partecipare a un gioco manipolativo senza vincitori. Abbandonare conversazioni tossiche non significa evitare tutti i conflitti o le conversazioni difficili.
significa riconoscere quando una discussione non è più uno scambio genuino, ma una forma di manipolazione emotiva. In quei casi, allontanarsi è un atto di autorispetto. Puoi farlo in molti modi. Dobbiamo concordare di non essere d'accordo su questo. Non mi sento a mio agio nel continuare questa conversazione. Riprenderemo questa discussione quando entrambi saremo più calmi. Oppure semplicemente cambiando fisicamente posizione o stanza. L'abbandono non è una sconfitta. È il riconoscimento che il tuo tempo, la tua energia e la tua serenità sono risorse preziose che non dovresti sprecare in interazioni che servono solo a danneggiare il tuo equilibrio emotivo. Vincere rinunciando alla battaglia. Trova chi ti fa stare bene e poi non lasciarlo più andare. Cleante. Dopo anni di lavoro in un ambiente tossico dove le sue parole venivano costantemente distorte, Claudia ha preso una decisione radicale. Ha iniziato a costruire deliberatamente un cerchio sociale dove la comunicazione autentica fosse la norma. Ha cercato persone che valorizzassero la chiarezza invece della manipolazione, l'onestà invece dei giochi di potere. Ha iniziato a frequentare gruppi di discussione filosofica, incontri di comunicazione non violenta, circoli di lettura focalizzati sulla crescita personale. Gradualmente ha creato intorno a sé uno spazio dove poteva esprimersi senza timore di vedere le sue parole trasformate in armi. Questo ambiente di autenticità le ha dato la forza di gestire meglio le occasionali interazioni con persone manipolatrici che non poteva completamente evitare. Costruire un cerchio di autenticità non significa circondarsi solo di persone che la pensano come te o che sono sempre d'accordo con te. Al contrario, significa coltivare relazioni con persone che possono essere in disaccordo con te in modo onesto e rispettoso, senza distorcere le tue parole o le tue intenzioni. Ho sperimentato personalmente la potenza di questo approccio quando, dopo una relazione difficile caratterizzata da continue manipolazioni verbali, ho ricostruito la mia cerchia sociale con un criterio principale: l'autenticità comunicativa. Ho cercato amicizie dove potevo essere vulnerabile senza timore di vedere le mie confidenze distorte o usate contro di me. Un cerchio di autenticità fornisce un rifugio emotivo dove puoi esprimerti liberamente, un controllo della realtà quando inizi a dubitare della tua percezione, modelli sani di come gestire i disaccordi senza manipolazione, la forza emotiva per affrontare le interazioni tossiche che non puoi evitare. Maria ha descritto così la sua esperienza. Il mio gruppo di amici autentici è come un'isola di sanità mentale. Quando torno nel mondo dove le parole vengono costantemente distorte, ho una bussola interna più forte. La qualità delle persone che ti circondano influenza profondamente la tua capacità di mantenere l'integrità verbale. Circondati di persone che apprezzano la verità, anche scomoda, più della manipolazione confortevole. Ritrovare la tua voce autentica. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleanor Roosevelt. Stefano aveva vissuto per anni con un partner che distorceva sistematicamente le sue parole. Ogni discussione diventava un labirinto di manipolazioni dove finiva per dubitare della sua stessa memoria e percezione. Quando finalmente è uscito da quella relazione, ha dovuto affrontare un compito ancora più difficile: riconquistare la fiducia nella sua voce interiore. Ha iniziato a tenere un diario, registrando i suoi pensieri e sentimenti senza censura. Ha praticato piccoli atti di espressione autentica in contesti sicuri. Ha lavorato con un terapeuta per identificare le voci critiche, interiorizzate che non erano realmente sue, ma echi delle distorsioni a cui era stato esposto. Gradualmente ha ricostruito la connessione con la propria verità interiore. Ha riscoperto la gioia di esprimersi senza il filtro costante di come potrebbero essere distorte queste parole. La riconquista della voce interiore è forse l'aspetto più profondo del percorso verso la libertà comunicativa. Quando le tue parole vengono costantemente distorte, inizi a censurarti preventivamente. Inizi a parlare non dalla tua verità, ma dalla paura della manipolazione. Questa è una prigione invisibile che limita non solo la tua espressione, ma anche il tuo pensiero. Una cliente, dopo anni di manipolazione sul lavoro,
Raccontava di come si sorprendesse a sentire finalmente i suoi veri pensieri, come se una radio disturbata avesse improvvisamente trovato la frequenza giusta. Per riconquistare la tua voce interiore, pratica l'espressione non filtrata in contesti sicuri, diario, terapia, amicizie fidate. Osserva quando ti autocensuri per paura di manipolazioni. Riconosci le voci critiche interne che non sono realmente tue. Celebra ogni momento di espressione autentica, anche piccolo. Federica ha descritto così la sua esperienza. Il giorno in cui ho detto esattamente ciò che pensavo, senza calcolare come avrebbero potuto distorcerlo, ho sentito un'ondata di libertà. Era come respirare profondamente dopo anni passati in apnea. La vera libertà non è solo esterna, poter parlare senza che le tue parole vengano distorte dagli altri. È anche interna, liberare la tua espressione dalla prigione dell'autocensura preventiva creata dalle esperienze di manipolazione. Riconquistare la tua voce significa ritrovare una parte essenziale di te stesso. Significa rivendicare il diritto di esistere verbalmente nel mondo secondo i tuoi termini, non secondo le distorsioni degli altri. La tua voce è potente, la tua verità è valida e nessuna manipolazione può cambiare questo, a meno che tu non glielo permetta. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe interessarti uno di questi 2 video.